Oggi saliremo al Passo Jiao e vedremo una delle cose più eccezionali, le 5 torri, frutto di lunghi processi tettonici ed erosivi che nel corso degli anni ci hanno regalato un patrimonio unico. Se aggiungiamo una bellissima giornata limpida con un bel cielo blu e una generosa nevicata recente, ci sono tutti i requisiti per delle immagini che sicuramente toccheranno il tuo cuore. Andiamo insieme, passo dopo passo, verso il cielo. Ci saranno anche foto inedite dello zio alpino di 35 anni fa. Parcheggiamo nel parcheggio vicino al Rifugio Fedare e dato che mi piace fare il confronto con le foto degli stessi luoghi nei mesi estivi, ecco il Passo Jiao in veste estiva. Le 5 torri si sono formate per l'erosione differenziale di rocce in Dolomite. La loro forma attuale è il risultato di cicli di gelo e disgelo che hanno modellato le guglie, che vedremo bene fra poco. Noi oggi raggiungeremo l'area 5 Torri con sci a piedi tramite la seggiovia Fedare. Sara il nuvolavo, ricordi? No. Si fece la ferata lassù. Ora mi ricordo. Ora ti ricordo. La seggiovia Fedare collega la zona del Passo Jiao vicino al Rifugio Fedare con la forcella Nuvolao e pressi del Rifugio Averao a oltre 2000 metri. L'Averao. Da segnalare anche che lo sci alpinismo alle 5 Torri dal Passo Jiao offre un percorso panoramico con viste spettacolari sulle Dolomiti. Lì Sara, lì ci siamo passati in estate. C'è cartelli. Rifugio Averao. Finalmente siamo al Rifugio Averao, poco sopra si trova il Nuvolao. Vediamo anche come si presentava il Rifugio Averao la scorsa estate. La piacevole panoramica discesa che oggi ci troviamo ad affrontare con gli sci, in estate è un piacevole sentiero in discesa. Come si vede bene da queste immagini, l'azione combinata di più fattori, di cui l'azione tettonica è la principale, ha fatto sì che le faglie createsi, sovrapponendosi, hanno formato una sorta di gradinata, ribassando alcune aree e rialzandone altre. Infatti il massiccio dell'Averao, da dove siamo partiti, è posizionato su un gradino a quota più elevata rispetto alle 5 torri. Poi l'azione erosiva, di cui parleremo tra poco, ha formato l'ambiente spettacolare che oggi vediamo.
La panoramica sulle 5 torri si gode dal rifugio scoiattoli facilmente raggiungibile da Cortina d'Ampezzo, salendo con la Cortina Skyline e successivamente la seggiovia 5 Torri. La roccia che caratterizza quest'area è la dolomia, un materiale grigio pallido resistente che ha resistito agli agenti atmosferici più delle rocce circostanti, inclusa l'opera dei ghiacciai che hanno occupato più volte nell'ultima glaciazione alpina le valli dolomitiche. La combinazione di questi fattori è anche il risultato del rovinoso crollo della torre Trefor. Antonio, lo zio alpino, mi ha mandato la foto scattata negli anni '80 in cui la torre non era ancora crollata. Crollò senza disturbare, non se ne accorse nessuno. Per questo nessuno fortunatamente venne coinvolto, pur essendo una zona preferita da molti per arrampicare, tra cui gli scoiattoli di Cortina. Il nome della Trefor, infatti, sebbene storpiato, pare derivi da un arrampicatore, Edward de Trefor, britannico. La torre crollata era la più piccola, inclinata e fu conquistata per la prima volta in modo anomalo, con una traversata aerea nel 1927. Proprio la fragilità di queste guglie ha reso questo ambiente spettacolare, ma allo stesso tempo molto fragile e mutevole nel tempo, come se la natura ci volesse ricordare la fragilità del pianeta in cui viviamo. Ma adesso per un attimo sentiamo il suono delle Dolomiti. Un saluto anche allo zio alpino. Ciao Antonio, sono i tuoi posti questi. E dalle 5 Torri per oggi è tutto. Un grande abbraccio. E come sempre, buona montagna a tutti!